Buongiorno, è arrivato il nuovo numero di Burda, il numero di gennaio 2019. Vediamo cosa c'è dentro. Cominciamo. Primo progetto di questo mese è un cappello con visiera ispirato alle uniformi dei capitani di marina. Qui dice: per un look originale e super trendy ma anche strategico per nascondere un'acconciatura non più perfetta. Insomma, non è molto il mio genere. Qui ci sono le istruzioni. Poi abbiamo un servizio dedicato al colore grigio. Il primo modello è questa giacca in pelliccia, difficoltà 2/4. Qui dice di grande effetto ma non difficile da realizzare. Infatti non è foderata, ma viene utilizzato un tessuto in similpelle con rovescio in pelliccia. Non ha le tasche, non ha delle rifiniture particolarmente difficili. Poi abbiamo un gilet con zip, difficoltà 3/4, è fatto in jersey trapuntato, è una specie di giacca destrutturata, confezionata con 2 cuciture e poi viene utilizzato un nastro per profilare i bordi. Poi abbiamo un cappotto con cintura, questo è per taglie lunghe, che mi piace veramente molto. Ha questo revers molto ampio, una linea dritta, ha le tasche nella cucitura e una cintura. Qui è stato realizzato in lana mohair effetto leopardo. Poi qui abbiamo un completo, giacca e pantalone. Il pantalone con coulisse, ha un elastico in vita e delle pieghine, è un taglio un po' diciamo da tuta, ma un pochino più elegante, specialmente se indossato con una giacca e con i tacchi. Mi piacciono questi pantaloni. Una difficoltà 2/4, invece 4/4, infatti è un modello masterpiece. La giacca ha un revers che si ferma nella cucitura delle spalle, non ha il collo, che è una cosa che a me non piace, e poi ha le tasche a doppio filetto con pattina. A seguire una shirt asimmetrica, questo è un modello super easy, infatti difficoltà 1/4, è un modello che fa questa specie di curva, infatti poi una volta indossato crea una specie di arricciatura, c'è questa specie di torsione che crea questo effetto, carina. Poi sempre sui tessuti in maglia abbiamo quest'abito a tubino molto molto carino con le tasche nelle cuciture. Questa è una difficoltà 2/4 e poi un abito chemisier, sempre difficoltà 2/4. Questo ha le maniche raglan molto carine, non mi fa impazzire che abbia una linea così dritta e loro infatti usano una cintura per stringerlo un pochino in vita. L'effetto comunque a me piace. Poi abbiamo dei pantaloni biker, difficoltà 3/4, sono realizzati in finta pelle scamosciata, hanno delle tasche con la zip e la lacciatura sul fianco, sono molto carini. Poi abbiamo lo speciale retro, del quale io sono molto contenta essendo un amante del vintage. Il primo modello è una blusa del 1955 che ha questo grosso fiocco sullo scollo e tra l'altro lo scollo sulla camicia realizzata mi sembra molto più grande rispetto al disegno tecnico, quindi se mai decidessi di fare questa camicia farei sicuramente una prova a parte del fiocco, perché essendo così prominente bisogna che le proporzioni siano giuste. Questa è una difficoltà 2/4 e poi abbiamo una gonna del 1952, difficoltà 3/4, che a me piace moltissimo. Ha una piega centrale e queste tasche che vanno a finire in una punta chiusa con un bottone, molto molto carina. Qui è una lunghezza midi ma si può accorciare facilmente, più che altro per me che sono bassa. Come ho detto, una difficoltà 3/4. Poi abbiamo questo completo del 1959 formato da una giacca squadrata, difficoltà 3/4, appunto con un taglio dritto, arriva
in vita, ha le maniche a 7 ottavi, qui è realizzata con un bellissimo tessuto jacquard. E poi abbiamo quest'abito bon ton carinissimo, è un semplice abito a tubino con la cucitura in vita, ha la pince al seno in vita, poi le pince della gonna, la gonna ha anche uno spacco dietro, ha le maniche corte, e poi a rendere il tutto molto carino ci sono questi dettagli in gros sulla vita, sul centro davanti, e qui sullo scollo va a formare un fiocchettino, mi piace molto. Qui abbiamo una seconda versione della blusa con fiocco e seconda versione della giacca squadrata. Qui è stato utilizzato del gros per profilare i margini. A seguire un servizio chiamato Let's Party, abiti quindi da festa, anche se io non sono molto d'accordo su questa definizione. Il primo abito infatti è questo modello con questo taglio curvo sotto il seno, i bottoncini, ha un'arricciatura qui sulle spalle. In questa foto è realizzato in jersey di seta. Io la prima volta che l'ho visto ho pensato camicia da notte, e infatti più avanti viene utilizzato come modello per una camicia da notte. Questa è una difficoltà 2 su 4. Stessa cosa per questa shirt con maniche lunghe, qui viene realizzata in un tessuto paillette, non mi piace questo modello. Qui abbiamo la seconda versione dei pantaloni con coulisse che avevamo visto in versione grigia, e questa blusa classica, difficoltà 2 su 4, che è la versione corta dell'abito chemisier visto in precedenza. Seconda versione della shirt asimmetrica, e poi abbiamo questo top lingerie, difficoltà 2 su 4 per taglie corte. Qui la seconda versione dei pantaloni biker, qui sono stati realizzati in raso stretch, e seconda versione del blazer che è stato realizzato in tessuto paillette. Per chi vuole fare un fermo immagine, questa è la panoramica dei modelli di questo numero, anche se sono tutti disponibili sul mio blog. Poi qui abbiamo il modello designer di questo mese dello stilista Valentin Yudashkin, russo, spero di averlo pronunciato in maniera decente, e si tratta di una redingot da sera, quindi appunto una giacca lunga, taglio redingot, ha delle taschine qui se non sbaglio con pattine, ma devo confessare di non essere andata a vedere i dettagli di questo modello perché a me non piace per niente, lo trovo un taglio veramente vecchissimo. Poi abbiamo una trousse carinissima fatta a forma di topo, qui ci sono le istruzioni per realizzarla e i modelli per le taglie più. Qui abbiamo una shirt con drappeggi, difficoltà 2 su 4, ha delle arricciature qui sulla spalla e sul fianco che creano questo drappeggio, e poi una blusa con nervature che è difficoltà 3 su 4, proprio perché tutte queste nervature vicine al centro davanti richiedono una certa precisione. Poi abbiamo un abito a trapezio molto carino, dalla linea appena svasata, a taglio in vita, i fianchetti, la pince nel fianchetto e dei piccoli volant in fondo alle maniche. E qui invece c'è la seconda versione della blusa con nervature. Poi abbiamo dei pantaloni yoga, difficoltà 2 su 4, la giacca mantella di prima è diventato un cardigan vestaglia, il top lingerie sempre per le taglie corte è diventato un negligé in raso. Eccolo qui, l'abito di prima in jersey di seta è diventato una camicia da notte. E poi abbiamo il completo della shirt con l'elastico in vita e questi pantaloni sempre con elastico in vita, le tasche e il volano in fondo che formano un pigiama, e per questi due modelli c'è la scuola di cucito. Molto carino il tessuto che viene utilizzato per questo pigiama, mi piace moltissimo.
Qui appunto la scuola di cucito con le illustrazioni. Qui infine abbiamo i modelli per bambini. Come al solito nel numero di gennaio il servizio è dedicato al carnevale. Non ho ancora deciso se mi piace la scelta di quest'anno di Burda di utilizzare dei modelli molto semplici e diciamo declinarli in costumi diversi, variando la scelta del tessuto e poi aggiungendo degli accessori. Ad esempio qui abbiamo questo abitino con maniche lunghe e la gonna arricciata, realizzato in nero, e con il cappello è un costume da streghetta. In bianco con una sottogonna in tulle diventa costume da fata. Poi qui abbiamo le istruzioni per questo costume da Supergirl. In pratica spiega che è stata usata una mezza ruota per realizzare il mantello e poi sono disponibili le sagome per realizzare questo fulmine e la maschera. Dopodiché abbiamo questo costume da cerbiatto o orsetto lavatore composti da un body più un davantino di peluche da mettere sulla pancia e poi ognuno ha le orecchie o la maschera da abbinare. Poi abbiamo questo costume da ananas e da fragola, ci sono le istruzioni per realizzarli, sono molto semplici. E infine costume da vigile del fuoco o da ninja, che usano praticamente lo stesso modello di casacca e pantalone ma cambiano tessuto, e qui abbiamo un po' di passamaneria e dei bottoni. Qui ci sono le anteprime di febbraio. E quindi questo è tutto. A voi è piaciuto questo numero? A me sono piaciuti in particolare i modelli retro, quelli vintage, e per il resto non è forse uno dei miei numeri preferiti. Voi che cosa cucirete da questo numero? Fatemi sapere. Ciao, alla prossima!